Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Delapride, Chiesi Italia SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Delapride? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Delapride durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Delapride? Delapride ha un farmaco a base del principio attivo dell'aprilpioindapamide, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più diuretici e nello specifico ACE inibitori e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Delapride può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Delapride 30 mg più 2,5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Prumedica SRL. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: Delapride. Gruppo terapeutico: ACE inibitori più diuretici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione essenziale. Delapride è indicato in pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dal Dilapril o dall'indapamide da soli. Posologia: è raccomandato un progressivo aggiustamento individuale della dose con i componenti. Se clinicamente appropriato, si può prendere in considerazione un passaggio diretto dalla monoterapia a Delapride. La posologia usuale è di una compressa di Delapride 30 mg più 1,25 mg al giorno, da somministrarsi preferibilmente al mattino. Poiché l'assorbimento dei componenti non è influenzato dal cibo, l'associazione fissa può essere assunta prima, durante e dopo i pasti. La maggioranza dei pazienti con ipertensione arteriosa da lieve a moderata ottiene un adeguato controllo pressorio con tale posologia. Qualora dopo 2-4 settimane l'effetto antiipertensivo fosse insufficiente, è consigliabile incrementare la posologia somministrando una compressa di Delapride 30 mg più 2,5 mg al giorno. Una compressa di Delapride 30 mg più 2,5 mg può essere indicata anche all'inizio della terapia nei pazienti con ipertensione moderata, PAD 105 mmHg. Una volta stabilizzati i valori pressori, un soddisfacente controllo pressorio può essere mantenuto con la posologia standard. In pazienti con ipertensione borderline, PAD uguale 90-95 mmHg, può essere proposta l'assunzione di mezza compressa di Delapride 30 mg più 2,5 mg. In pazienti già in trattamento con diuretici, è importante sospendere il diuretico qualche giorno prima di somministrare Delapride. Insufficienza renale. Poiché in presenza di insufficienza renale si verifica ridotta escrezione di Delapril, sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con livelli serici di creatinina 3 mg/ml. Si consiglia di raggiungere il dosaggio appropriato partendo da dosi adeguatamente ridotte, ad esempio mezza compressa di Delapride 30 mg più 2,5 mg. Pazienti anziani. Nei pazienti anziani, in considerazione della fisiologica compromissione della funzionalità renale, è consigliabile non superare la posologia standard di 1 compressa di Delapride 30 mg più 1,25 mg. Controindicazioni: ipersensibilità al Dilapril, all'indapamide, ad altri ACE inibitori, ad altri derivati sulfamidici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave insufficienza epatica e renale, anuria, encefalopatia epatica. Stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi unilaterale dell'arteria renale in pazienti con rene singolo. Accidenti cerebrovascolari recenti. Feocromocituma e sindrome di Cohn. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4-6. Precedenti di edema angioneurotico associato a trattamento con ACE inibitori. Angioedema ereditario/idiopatico. Ipokaliemia e iposodiemia refrattaria. L'uso concomitante di Delapride con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan.
Cilazapril non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di Sacubitril/Valsartan, vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Delapril. Angioedema. Angioedema del viso, delle estremità, delle labbra, delle membrane mucose, della lingua, della glottide o della laringe può verificarsi in pazienti trattati con ACE inibitori, specialmente durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Delapril. Associazioni sconsigliate. Diuretici risparmiatori di potassio, integratori di potassio o sostituti del sale contenenti potassio. Il trattamento con Delapril può ridurre la perdita di potassio causata dai diuretici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Delapride insieme ad altri farmaci come Eurosartis Auroscelboraf eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Delapride durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Delapride durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nella guida di autoveicoli e nell'uso di macchinari ha da tenere presente che possono verificarsi occasionalmente vertigini o stanchezza o altre reazioni alla riduzione della pressione arteriosa, che potrebbero compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti collaterali conseguenti alla terapia con Delapride comprendono più frequentemente capogiri o vertigini, cefalea, astenia, tosse, epigastralgia, vomito, eruzioni cutanee, prurito. Sono stati osservati sporadicamente aumento di CPK vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi di sovradosaggio da ACE inibitore sono grave ipotensione, shock, stupore, bradicardia, disturbi elettrolitici ed insufficienza renale. Sovradosaggi di indapamide fino a 40 mg non hanno mostrato tossicità. I segni dell'intossicazione acuta da indapamide si manifestano soprattutto con turbe idroelettrolitiche, iponatriemia, ipokaliemia. Manifestazioni cliniche includono nausea, vomito, ipotensione, crampi, capogiri, sonnolenza, stati confusionali, poliuria o oliguria fino ad una possibile anuria, per ipovolemia. In caso di assunzione di una dose eccessiva, il paziente deve essere tenuto sotto stretta osservazione, preferibilmente in un reparto di terapia intensiva. Elettroliti e creatinina devono essere monitorati frequentemente. Le misure terapeutiche dipendono dalla natura e gravità dei sintomi. Squilibri elettrolitici richiedono correzione appropriata. Contromisure per prevenire l'assorbimento, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti a sodio o solfato, devono essere poste entro 30 minuti dall'introduzione e si deve accelerare l'eliminazione se l'ingestione è recente. Se si verifica ipotensione, il paziente deve essere messo in posizione antideclive e deve essere somministrata rapidamente soluzione fisiologica salina. Eventualmente occorre prendere in considerazione il trattamento con angiotensina IV. Bradicardia o eccessive reazioni vagali devono essere trattate con atropina. Se necessario ricorrere all'uso di un pacemaker. Gli ACE inibitori possono essere rimossi dalla circolazione attraverso emodialisi. Evitare l'uso di membrane di poliacrilonitrile ad alto flusso. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina ACE inibitori e diuretici. Codice ATC C09BA12. Delapride ha una nuova associazione di Delapril, un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, e proprietà farmacocinetiche. Gli studi farmacocinetici hanno dimostrato che Delapril, dopo rapido assorbimento dal tratto gastrointestinale, ha metabolizzato nelle forme attive Delapril di acido, Mi, e 5-idrossi, Delapril di acido, Mi. Il principale metabolita serico AMI. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. DL50, ratto e topo, OS, 2500 mg/kg. DL50, ratto, IP, 919 mg/kg. DL50, topo, IP,
172 mg/kg. Tossicità per somministrazioni ripetute. L'associazione dell'aprilindapamide ha dimostrato nelle prove di tossicità cronica fino, elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa basso sostituita, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Delapril a base di Delapril più indapamide sono: Dinapress. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.